me le parole chiavi potrebbero essere la pace e la speranza. La pace poi genera anche speranza, specialmente nei confronti di chi è qui, che ha bisogno proprio di questo equilibrio per poter poi ripartire. E quindi, non so, a me la speranza porta gioia. I started it from the mission. It is the mission that gives me the hope. It is the mission that gives me speranza per andare avanti, to go forward. It is the mission. Per me la parola misericordia è la più bella che esista. È il cuore di Dio che sia vicino alla miseria dell'uomo. E poi, ecco, la carità, che è quella che Dio ti manda per condividere con loro e fare comunione con loro. Questa è la carità, non è l'elemosina. Mi piace rievocare quell'eccomi di Maria all'Arcangelo. I volontari che sono qua, fondamentalmente c'è quell'eccomi, quel mettersi a disposizione dell'altro. Palermo, the capital of Sicily, is a blend of traditions, cultures, and ethnicities. This port city, which overlooks the Tyrrhenian Sea, has been welcoming very different populations since antiquity. It is at a meeting point between Europe, Africa, and Asia. The architecture reflects this coming together of different styles. There are references to Byzantine and Arab art in particular. The same applies to the sites, like Balaro, one of the oldest open markets in the city, and arguably the most vibrant. Palermo is one of the first Italian cities to which the migrants flock. At the same time, it's a particularly poor city, where only 40% of the working-age population has a job. In this city, which has a lot of difficulties, several associations and reception centers in the region of Palermo have chosen to take up the challenge and to help the migrants. They give them clothing and food, find work for them, assist them with their administrative formalities, while also helping them to regain their dignity. The Mission Speranza e Carità, founded by Brother Biagio Conte, a lay missionary, the Arcobaleno 3P Center, managed by Sister Anna Alonso, a missionary social worker, and the Astali Center, backed by the Jesuits, each respond to this call in their own way. It's not only about distributing food and clothing, but of giving more hope and confidence. Quando noi l'abbiamo un po' chiesto a fratello Biagio, ha detto come mai speranza e carità? E lui dice io non ho fatto un discorso a tavolino, ma mentre ero alla stazione e alcuni primi volontari mi aiutavano, uno di questi volontari mi ha chiesto fratello Biagio, ma noi che cosa stiamo facendo? Lui rispose, noi stiamo dando speranza a questi fratelli. E lui aggiunse, il volontario, dato che distribuivano il mangiare, e carità. Sì, dice, questa infatti è una missione di speranza e carità. E così nasce questa realtà. E la cosa fondamentale è proprio qui, che tu speri che dalle macerie, da uomini distrutti, devi rifare uomini nuovi, persone nuove. Quando io arrivai qui in questo centro, io me lo ricordo preciso, io mi ricordo che vidi un campo proprio distrutto, non c'era campo da calcio, il terzo piano non esisteva, il primo piano neanche, era solo piano terra. Ho conosciuto Suor Anna, lì per lì ci siamo presentati, vidi questa donna così piccola, lì per lì come era una donna fragile,
però dietro di lei come aveva una luce, e mi ha colpito, mi disse una frase molto bella, mi disse: se tu mi vuoi aiutare, io sono qui. Servire, accompagnare e difendere. Il Centro Astalli è una parte di una realtà molto più grande che si chiama Jesuit Refugee Service, servizio dei gesuiti per i rifugiati. È una realtà che è nata nel 1982 da padre Arrupe, all'epoca era padre generale della compagnia. Forse il riassunto è il cammino che fa il rifugiato. Il rifugiato quando arriva, la prima cosa è mettersi a servizio, la seconda è accompagnare, perché queste persone sono perennemente in viaggio, e poi difendere la loro dignità di uomini, di donne, di bambini. Almost 120,000 migrants landed in Europe by crossing the Mediterranean in 2019. More than 7,000 arrived in Sicily. They come from a variety of different countries and for a variety of reasons. There are those who are fleeing war or poverty, or those who are seeking a future that is not possible in their home country. Their journey, which started well before crossing the sea, has tested their dreams to the limit. Ma femme avait une maladie de cœur qu'on a tourné partout en Afrique, ça n'a pas marché. J'ai pris ma femme, il dit on n'a qu'à passer par la Libye. Donc elle a quitté Gambie, j'ai quitté Sierra Leone, on s'est croisés au Mali. On a pris un car Sonef qui s'appelle Sonef. C'est une grande société qui fait partout en West Afrique. On est venu à Burkina, on est venu à Niger. En Niger, on a fait un mois pour attendre les trafiquants. Finalement, on nous a embarqués pour la Libye. On a fait le désert seulement 6 jours. Le premier ville de Libye, on a fait 2 jours. Après, on nous a embarqués là-bas pour Tripoli, au capitale. Là où on a fait un mois. Mais moi, j'ai trop dépensé avec ma femme parce qu'en Libye, il n'y a pas de sécurité. Si on te demande l'argent, tu ne donnes pas, tu auras des problèmes avec eux. Mais Dieu a fait, on a pris le pirogue, on est rentré grâce à les marines italiennes, Gardiera Costera qui nous a pris dans l'eau. Moi, on nous a conduit directement à Palermo, port autonome de Palermo ici. Les chemins, c'est pas facile à venir dans cette chemin-là. Et si on me dit même de reprendre ça, je ne peux pas, tu vois, non? Même si on me donne de l'argent, je ne peux pas reprendre, tu vois. Surtout pour les femmes, c'est pas bien pour traverser, tu vois. Some of us, we are alive because some people die. I've seen a lot of people die in the sea, in the desert. So I ask myself, these people, they are educated than me, they are handsome than me, they are strong than me. I begin to see life that it is a man that we fight for a man. It is a man that will change the world. God can always speak through us with signs. Quando una persona viene nuovo qui, no, tutti sono cose nuove. Ci sono alcune cose che tu non immaginavi pure. Le persone nuove, una pesa nuova, la lingua nuova, tutto, diciamo che un altro mondo, una nuova cultura, quindi tutto va al contrario, quello che tu pensi non viene. Qualcuno che a me mi dice ciao, io non lo so come rispondere. E sono stato come un animale, perché non lo capisco. Anche per darmi acqua per bere, io non lo so dire che dammi acqua. O faccio gesti così per bere, anche per mangiare faccio gesti, per far capire che io ho bisogno di questo. E questo è una cosa troppo difficile. Io penso che Palermo sia una città che può dare molte prospettive, con tantissime qualità. Il problema è che ci sono sempre dei tetti. Superare quei tetti, dal mio punto di vista, significa perseverare su una cosa. Le persone molte volte rendono questa città
invivibile, ma molte volte è una delle città più calde e accoglienti che io abbia mai visto e girato nella mia vita. Despite the administrative and material problems, the poverty of the city and a climate of suspicion caused by the presence of the mafia, these 3 centers, like many others, pursue their daily mission to take people in. The Estadi Center offers several reception, counseling, and training options in the morning and afternoon. The offer includes breakfast, shower service, laundry, and a cloakroom for the collection of second-hand clothes. There's also the medical and psychological support, the Italian language lessons and driver's license upgrades, legal advice, and help in finding a job. All these services are intended to help the most destitute with their formalities and their needs. There are many volunteers available to listen to the migrants in their fragile and vulnerable situations. Le persone che si rivolgono a noi hanno dei bisogni concreti, però poi ti rendi conto che hanno anche bisogno di instaurare delle relazioni con le persone. Io quando incontro i nuovi studenti per la scuola per capire il loro livello, la prima cosa che faccio, li saluto in italiano, gli faccio un sorriso e gli stringo la mano e mi rendo conto molte volte che quel semplice stringergli la mano li fa sentire delle persone. Questo può fare la differenza. Sono passate già di qui 40-50 persone che si sono collocate nel loro ambiente più idoneo. E tutti quanti ricordano con gioia questo posto. Quando arrivano a Palermo vengono a trovarci. Io credo che si siano trovati bene, perché credo che abbiano avuto rispetto, siano stati rispettati e abbiano recuperato la loro dignità di persone umane. I was the president of the Women of Benin. If you take away any girl from the road for this traffic problem, you don't teach them anything. What then they benefit? We are here before with the group together. So let her then go. I said no, I will remain with Anna. Because I know it's only way. Because when she says something, she always do it. That's why I remain with him. Ho deciso io per venire qua per studiare, perché Anna ha detto a mia zia non vuole. Poi Anna dice vuoi venire, tu devi decidere tu se vuoi studiare. Dice sì, va bene, io devo studiare, perché devo andare avanti. Dice allora vieni. E giusto questo giorno sono venuto qua. The Arcobenene 3P Centers owes its name to Padre Pino Puglisi, a Perlamerdan priest killed by the Mafia in 1993 and recently beatified. This center, founded in 2011 by Sister Anna Alonso, offers several activities for the migrants, but also for residents of the neighborhood. A neighborhood which is already very poor and which has a high rate of illiteracy. The 3rd floor is where families are housed. Next door, the workshops are open to everyone. They offer courses in computer science, sewing, do-it-yourself, street arts, and breakdancing. 5 anni fa questo posto è stato fatiscente, come lo era il posto lo erano anche le persone. Sicuramente dei grandi cambiamenti che abbiamo potuto vedere tutti quanti nei giovani sono i comportamenti. Come diceva Padre Pino Puglisi, basta far vibrare l'anima nel punto giusto del soggetto e quell'anima vibrerà. Una frase che mi rimase impressa questa, perché comunque è reale, funziona. La prima missione della missione è quella proprio di ricostruire la persona, di ridare dignità, di ridare speranza, attraverso la condivisione, la fratellanza. Può essere un lavoro anche molto lungo, che può durare anche anni.
La missione, quando fa accoglienza, fa tante cose. La prima cosa importante è che dà un tetto e quindi un posto dove dormire e da mangiare, ed è già una cosa importante. Poi ci sono tanti laboratori dove possono riappropriarsi del legame con il lavoro, c'è un panificio, c'è una tipografia dove facciamo il giornale, il laboratorio del ferro, il laboratorio del legno, dove, come dire, si recupera la propria vita o si impara un mestiere. Sono tutte iniziative che cerchiamo di fare per provare per ogni persona il tassello giusto per recuperare la speranza con il lavoro e anche con l'arte. Quando Biagio mi ha proposto di dipingere la chiesa, ha voluto che noi stessi, che una volta abbiamo ricevuto, ora è il tempo di dare. Però mi veniva veramente due pesi. Il primo peso, che sono musulmano, non posso fare pittura sacra. Il secondo peso è la responsabilità di una chiesa, perché so che è un luogo sacro. Ho trovato qua a braccia aperte da fratello Biagio e da questa comunità. È normale, quando ti sbagli e poi ti trovi in cambio il perdono, è già veramente una misericordia quella. Non può fare altro che dire ok, obbedisco. Quando uno veramente ha la buona volontà, ha il coraggio e dice va bene, vuole cambiare, può cambiare. According to Father Gianfranco, a Jesuit who has been at the Astali Center for 2.5 months, it's a question of continuing to move forward while meeting and connecting with people. Non sono più lo stesso, sono completamente differente. Ma io da quanti anni è che non compro un vestito? E sono tanti anni. E la mia boutique è By Caritas. E questo perché loro vivono così e io non trovo niente di strano nel vivere come loro. Sono miei fratelli, i poveri. Le beatitudini, sa come chiamano i poveri? I ptokoi, che tradotto in italiano è la stessa parola che chiamano i pitocchi. I pitocchi sono i barboni e Gesù usa questa parola. E sono quelli che lui predilige. Non richiediamo per forza una fede esplicita, però lo stesso crediamo che serva un'apertura al diverso. Questo anche entra un po' nella nostra spiritualità. C'è anche una persona che non crede o che dice di non credere, se si pone a servizio di qualcuno che è debole, che è ferito, qualcosa di trascendente lo sta interpellando. E lo sta spingendo anche oltre la sua soglia di comfort, la sua soglia di sicurezza. Quando accogliamo, per dire, un fratello, no? Tu vedi quello che ti viene davanti come faccia d'angelo e dice questo non può combinare qui problemi. E poi vedi quello che invece è tutto abbrutito e quasi quasi, mamma mia, questo se lo prendo cosa mi combina? Poi va a finire sempre il contrario. Bisogna anche non guardare solo con gli occhi materiali, ma entrare con gli occhi della fede e dire, Signore, ecco, se tu mandi questi fratelli, io fa che possa rispondere a quello che è il tuo desiderio più che il mio. Il povero chiaramente non è il cosiddetto meschino o quello che devi commiserare. Il povero è quello che ha tante di quelle sfumature di cui alla fine tu vedi che sono proprio tasselli di cui costruisce alla fine il volto di Cristo. Paul, who is originally from Ghana, has been a plumber for the mission for more than 15 years. He compares the welcome he received to the parable of the Good Samaritan. The Good Samaritan helped the man who was laying along the roadside. He just took him to the hospital and then he paid for the fee. The same thing applies to this man called Frater Biagio as he is doing. You can imagine the number of people, of Africans over there, including Italians, Somalia people, and then Asia people over there. This man has been able to vote himself
to feed us in the morning, to feed us in the afternoon, to feed us in the evening. He used to give us clothes to cover ourselves. Se tu fai in giro qua nella comunità e chiedi a tutti i fratelli, tutti ti dicono il fratello, il fratello, il fratello. Biagio non solo che ci ha lasciato i frutti, ma perfino i semi per fare altri frutti. Io ho visto fratelli che arrivano ubriaconi, arrivano drogati, arrivano disperati, arrivano oppressi. Molti di loro li vedo che non hanno più quello, quindi hanno superato quel problema che hanno. I see the mission as my home. I see the mission as my place of birth. When I talk about in Europe, when I talk about in Italy, the mission is my home. I spent 6 years here and then went to Italian school and then started working outside. I'm married to Italian woman. I have a daughter, a lovely daughter. I'm also the president of Nigerian Association here in Palermo. Questo posto è meraviglioso, mi ha aiutato molto per questo posto a me. Prima invece non lo sapevo manco italiano, ora un po' già sono. Mi dà forza per continuare perché forza prima di tutto per imparare cucina, perché non lo sapevo cucinare italiano. Dopo questo viaggio che è terribile, è troppo viaggio difficile che l'ho fatto, chi non ha pazienza, secondo me non ce la fa raggiungere il suo obiettivo. E ognuno di noi ha una cosa che deve fare nella sua vita. Io pure ho un sogno così. Faccio qualcosa che si dimostra che io sono Issa e questa è una cosa che io l'ho fatto. Il faut toujours espérer dans la vie, il faut être fort parce que la vie n'est pas pour les lâches. Periodicamente mi ritrovo sempre a chiedermi, ma sono nel posto giusto? Dopo che mi faccio queste domande c'è sempre qualcosa che mi dice sì, vai avanti, e quello che mi fa andare avanti è a volte magari il sorriso di qualcuno, di qualche ex studente di 5 anni fa che incontro per strada e che adesso parla italiano. 7 anni fa ero una persona molto timida, silenziosa, che aveva paura anche di relazionarsi con le persone. Adesso sono una persona molto diversa. Questo contemplativo nell'azione significa anche che noi dobbiamo vedere il Signore agire anche lì dove il Signore non è effettivamente nominato, etichettato con le nostre categorie. Il vero ateismo è quello che dice che il mondo è disabitato da Dio, no? Invece noi dobbiamo avere quest'occhio contemplativo che vede Dio in tutte le cose, diceva Sant'Ignazio. Cercare e trovare Dio in tutte le cose. E anche qui si può trovare Dio anche lì dove non è espressamente nominato. Questa è una capacità molto importante, perché altrimenti uno facilmente pensa che tutto quello che stiamo facendo è solamente sociale. Questo ogni tanto è, tra virgolette, un'accusa che può essere rivolta al nostro apostolato, ma non è vero che è solamente sociale, perché per chi sa guardare non esiste una realtà solamente profana, tutto è sacro. Specialmente l'umanità ferita è sacra. Secondo me la pace è una sorta di equilibrio interno che tu hai, che raggiungi attraverso la fede, attraverso il rapporto con gli altri, attraverso la tua crescita personale. Ed è una sorta di pace che poi tu trasmetti anche agli altri, che possono leggere nei tuoi occhi. Gospel of Luke, chapter 10, verses 29 to 30 and 33 to 37. A doctor of the law, wanting to justify himself, asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said,
A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A Samaritan, as he traveled, came to where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, "Go and do likewise." Lord, teach us to meet you and to discover you in the face of the other. Open our hearts. Show us how you still give yourself every day so that we can be brothers and sisters. Reveal to us that it is also in this amazing living communion that you make yourself present among us. Lord, help us to recognize that in you, each encounter becomes communion.